La sua origine è incerta, ma piace proprio a tutti e soprattutto non necessita di cottura. Prepariamo insieme il salame di cioccolato. Iniziamo la preparazione del salame di cioccolato sbriciolando i biscotti. Non dobbiamo sbriciolarli in modo troppo fine. E io utilizzo per questa ricetta dei biscotti secchi classici, che mi sembrano quelli più giusti per questo tipo di preparazione. Come vedi non sono briciole, ma sono pezzettoni. Quella che ti propongo oggi è proprio la versione classica del salame al cioccolato. Pensa che questa è la ricetta che facevo io con mia nonna, ma sul sito su soniaperonacci.it puoi trovare anche altre ricette come quello al caffè, salame quindi al caffè, e poi quello un po' più diciamo esotico e giocoso con dentro i marshmallow, quindi quando andrai a tagliare la fetta troverai tanto colore all'interno. I biscotti sono pronti e adesso ci dedichiamo al cioccolato fondente. Dobbiamo scioglierlo. Abbiamo due vie, io lo sciolgo al microonde facendogli fare qualche minuto a 600 watt, intervallando ogni minuto, oppure puoi scioglierlo a bagnomaria mettendo questa ciotola su un pentolino con dell'acqua che bolle, l'acqua non deve toccare il fondo, e mescolando fino a che il cioccolato non sarà completamente disciolto. Io vado al microonde. Eccoci qua, mischiamo un pochino il cioccolato in modo da scioglierlo completamente. Perfetto, e adesso ci dedichiamo alla crema. Metto nella ciotola di una planetaria munita di fruste il burro ammorbidito. Naturalmente questa operazione la puoi fare anche con uno sbattitore elettrico. Burro morbido. Aggiungo lo zucchero, in questo caso il zucchero a velo, e faccio sbattere per ottenere una bella crema. Iniziamo lentamente perché sennò lo zucchero a velo verrà un po' su dalla ciotola. Facciamo sbattere un po' fino ad ottenere un composto bello cremoso e poi andiamo ad aggiungere le uova, che mi raccomando devono essere a temperatura ambiente. Come vedi il composto è diventato veramente molto chiaro, gonfio e spumoso. Ci vuole qualche minuto. Adesso andiamo ad aggiungere le uova, sempre sbattendo, lasciamo sbattere ancora qualche minuto e poi in ultimo aggiungiamo il cioccolato, che deve essere ancora caldo, non bollente ma ancora caldo. Poi il rum, puoi aggiungerlo o non aggiungerlo, puoi aggiungere un altro liquore, sono un paio di cucchiai. Se fai questo salame anche per i bambini e preferisci non metterlo, puoi non metterlo. Raccogli ogni tanto gli ingredienti che sono rimasti attaccati ai bordi della ciotola e poi continuiamo ad amalgamare. Ed ecco la nostra crema. Mescoliamo bene tutto, togliamo i residui dai lati della ciotola e poi possiamo inserirla nei biscotti. E ora mescoliamo per amalgamare il tutto. Qui ho un foglio di carta forno e vado a mettere al centro il mio composto.
Hai visto com'è bello cremoso? Allunghiamo il composto fino ad arrivare più o meno ad una lunghezza di 30 cm. Ora lo arrotolo, lo giro in questo modo, poi allora una volta che abbiamo arrotolato il nostro salame spingiamo con questa spatola in modo da dargli una forma più circolare possibile, quindi di stringerlo, poi chiudiamo a caramella e anche questo servirà a stringere bene il nostro salame e a dargli una forma più compatta. Giriamo, giriamo fino a che non vediamo appunto che le estremità diventano belle tonde. Ora che il salame di cioccolato è ben stretto, lo avvolgo anche nella pellicola in modo da essere sicuri che non si asciugherà. Fate combaciare i lembi della pellicola in modo che si chiuda perfettamente, perché poi dovremo andarlo a mettere in frigorifero. Quindi la pellicola ci aiuterà anche a non far entrare gli odori del frigorifero all'interno del nostro salame. Salame bello stretto, lo dobbiamo lasciare in frigorifero almeno per 2 o 3 ore, sarebbe meglio prepararlo la sera per il giorno dopo. Puoi servirlo spolverizzandolo con dello zucchero a velo, legandolo come un salame, quindi con la corda, oppure in questo modo. Buon appetito!